Oggi siamo qui con questa webcam, la HubSpot Tiny 3, una webcam nuovissima che promette tante caratteristiche innovative soprattutto nel reparto audio. Testiamola. Come ti raccontavo nell'introduzione, oggi stiamo testando questa webcam, ma lo stiamo facendo sul serio perché il video che stai vedendo in questo momento è ripreso interamente dall'HubSpot Tiny 3. Senza nessun effetto aggiunto in post-produzione, quindi tutto quello che vedi viene fuori dalla webcam e dal software che esce a corredo. Ok, quindi non aggiungerò niente, non correggerò il colore, nulla, ok? Quindi la qualità è quella che vedi, è quella che puoi aspettarti. Certo, io ho anche delle luci professionali in studio, però, insomma, la qualità è quella che vedi. Questa webcam mi ha colpito tantissimo nella presentazione perché è una webcam che spinge tantissimo verso l'audio. E io credo, almeno per la mia esperienza, è la prima volta che vedo una webcam così spinta verso l'audio con tante funzionalità rivolte all'audio e credo che questo sia l'inizio di una nuova generazione di webcam che non solo fanno benissimo il lato video, ma fanno benissimo anche il lato audio. Questo è un primo video dove ti faccio vedere questa webcam, ti mostro anche il software, ti racconto tutta una serie di caratteristiche, poi seguirà un altro video dove ti faccio effettivamente sperimentare il software soprattutto legato all'audio. Quindi se ancora non l'hai fatto iscriviti al canale, attiva la campanella perché presto ci sarà un secondo video proprio incentrato interamente sull'audio. Visto che in questo canale oltre a parlare di video parliamo anche di audio, credo sia fondamentale fare anche un certo tipo di video. Iniziamo con le caratteristiche tecniche. Questa webcam è in alluminio, è realizzata in alluminio perché riesce a dissipare meglio il calore. Che cosa vuol dire? Vuol dire che la puoi tenere accesa tutto il giorno e grazie al materiale, grazie alla costruzione non diventerà mai bollente, quindi non c'è mai il rischio che all'improvviso si spenga perché si è surriscaldata. E questo dal mio punto di vista è veramente un passo in avanti molto interessante perché io credo che da oggi in poi, dall'ultima generazione in poi, le webcam saranno tutte in alluminio proprio per questo motivo. Arriviamo poi alle caratteristiche che ci interessano di più, quelle video e quelle audio. Partiamo dal video. Perdonami se io ho qui un po' di appunti scritti davanti a me, ma uno, sono anziano e due, sono veramente tantissime le cose che devo raccontarti. Allora, innanzitutto l'apertura. L'apertura è di 1.8, quindi un'apertura molto interessante che permette anche con luci non chissà quanto forti di avere un soggetto ben illuminato. Ok, quindi 1.8 è veramente interessante. Tra l'altro, vedi anche lo sfondo, è non totalmente a fuoco, ma leggermente sfocato, perché 1.8 ti permette anche di sfocare lo sfondo. Una cosa interessantissima per il video è il Dual Pixel Autofocus. Perché questo? Perché riesce a mettere a fuoco in maniera più precisa e più rapida. Ok? Quindi è difficilissimo, se non impossibile, che tu all'improvviso sia fuori fuoco con questa webcam. E questo dal mio punto di vista è importantissimo perché per i creator, per le persone che da sole devono creare dei contenuti e quindi devono tenere sotto controllo audio, video, luci, set, inquadrature, eccetera, eccetera, avere la certezza che qualunque cosa fai sei sempre a fuoco, soprattutto poi quando il tracking AI ti insegue, è una grandissima cosa. Questa webcam riesce a riprendere in 4K fino a 30 fps e a 1080 fino a 120 fps per gli slow motion. Quindi che cosa vuol dire? Vuol dire che se tu vuoi fare dei video a rallentatore, li vuoi rallentare, vuoi fare gli slow motion, 1080 a 120 fps è il top, veramente il top. Quindi lo puoi riprendere a 1080 120, dopodiché lo porti nella tua timeline e lo rallenti fino alla velocità che ti serve. E questo dal mio punto di vista apre nuovi scenari all'utilizzo di queste webcam. Ancora, grazie al sensore così luminoso, ma grazie anche alla tecnologia basata sull'intelligenza artificiale, questa webcam ti dà meno rumore anche in condizioni di luce scarsa. Quindi quando anche tu non avessi delle luci decenti, nonostante l'apertura di 1.8, questa webcam promette di generare meno rumore di fondo, rumore non audio ma video. Quello che vedi, come ora non lo vedi, ma in teoria nelle parti scure del video di solito è lì che si crea quel rumore, no? Che sembra quasi sgranato. Ecco, con questa webcam in teoria non ci dovrebbe essere, anche se non hai delle luci decenti, però la cosa migliore da fare è avere delle luci decenti. Ancora, come ti dicevo, l'AI tracking, quindi grazie all'intelligenza artificiale ormai evoluta, perché non è la prima volta che lo vediamo nelle webcam, HubSpot ci ha già abituato a tante webcam fa già a avere queste funzionalità di intelligenza artificiale, però nella Tiny 3 sono molto più avanzate
e quindi l'intelligenza artificiale non solo ti traccia in base ai settaggi del software, ma anche in base alle gesture. In ultimo, ma non ultimo, il field of view, quindi il campo di vista di questa webcam è di 70 gradi. Dal mio punto di vista perfetto, perché io, almeno a me personalmente, gusto personale, non mi piacciono quelle webcam troppo ampie, un po' come le vecchie action cam di una volta, perché voglio dire è molto difficile avere tutto il set, un set molto ampio, sempre ordinato, sistemato e pronto per essere ripreso. Quindi 70 gradi, come puoi vedere, più o meno corrisponde anche alla mia inquadratura standard, quindi a quelle che faccio con la macchina fotografica. Quindi dal mio punto di vista è perfetto. In ultimo, sempre per il video, ci sono due modalità di ripresa, modalità lavagna e modalità desktop. Modalità desktop significa che quando la webcam è sopra il tuo monitor e la setti nella modalità desktop, lei inquadra quello che c'è sulla scrivania, quindi video di unboxing oppure te che stai prendendo appunti, insomma, molto interessante. Modalità lavagna si setta in modo tale che se tu stai scrivendo a una lavagna, inquadra tutto ciò che c'è nella lavagna seguendo appunto quello che tu stai scrivendo, e credo che anche questo sia molto interessante, ad esempio per i corsi di formazione. Per quanto riguarda l'audio invece abbiamo un audio a 24 bit. 24 bit è pazzesco, soprattutto per quello che ti racconto fra un attimo. Quindi 24 bit è veramente un audio top, quindi vuol dire che veramente i ragazzi di HubSpot hanno puntato tanto sull'audio, soprattutto per quello che fra un attimo ti dirò. Questa webcam riesce a sopportare una pressione sonora di 130 dB. Che cosa vuol dire? Vuol dire che puoi urlare e non andrai mai in clip. Quindi è vero che questa webcam non ha i 32 bit floating point, perché non credo esista attualmente una webcam in grado di supportarlo, ma sicuramente fra un anno le nuove generazioni di webcam saranno tutte a 32 bit floating point, ma questa qui, nonostante non ce l'abbia, perché credo che non ce l'abbia nessuna, lavora a 24 bit, ma avendo una pressione sonora di 130 dB, puoi urlare quanto ti pare e l'audio non andrà mai in clip, quindi mi sembra veramente ottimo. Il microfono di questa webcam ha fondamentalmente due modalità con le quali opera, modalità omnidirezionale e modalità direzionale. Che cosa vuol dire? Vuol dire che omnidirezionale, lo sappiamo, prende tutto intorno alla webcam, quindi se tu setti il video in un certo modo, la webcam non solo si gira e ti segue, ma ti riprende. Quindi immagina che tu sei metti la webcam al centro di una scrivania, di una tavola, e tu ti muovi intorno perché magari c'è del pubblico, eccetera. La webcam non solo ti segue da un punto di vista video, ma l'audio riesce a essere perfetto sempre perché hai selezionato il pattern polare omnidirezionale. Quello direzionale ovviamente è direzionale, quindi ti prende l'audio in un'unica direzione. Ma quale direzione? Questa webcam ha 5 modalità audio, che sono un audio puro, così come viene fuori, quindi 24 bit, non processato, quindi hai l'audio migliore possibile. Un audio spaziale, quindi un audio lavorato sicuramente. Smart Omni, quindi un audio che è omnidirezionale ma è intelligente perché traccia anche la fonte sonora, e questa è una grandissima novità, perché se tu ti muovi la webcam non solo si gira e ti segue, ma anche l'audio si muove per seguire la persona che sta parlando, quindi c'è un tracking anche basato sulla voce. E io credo che questa sia una novità pazzesca, una novità incredibile, che almeno io personalmente non ho mai sentito in nessun'altra webcam, e credo che questa sia incredibile. Dopodiché c'è direzionale e doppio direzionale, quindi fronte e retro. Quindi è come se questa webcam avesse i famosi pattern polari, il selettore dei pattern polari che si trovano nei microfoni a condensatore molto costosi. Quindi dove tu puoi scegliere esattamente questa webcam da dove deve andare a prendere la sorgente audio, e credo che questo sia veramente interessante. Ultimo, ma non ultimo, sempre per quello che ha a che fare l'audio, è che questa webcam si setta in automatico, si aggancia in automatico ai microfoni wireless HubSpot. Se non sai di cosa sto parlando, guardati il video sui microfoni wireless HubSpot che trovi sul mio canale, che sono molto buoni e in più hanno il grandissimo vantaggio di collegarsi in automatico senza ricevitore direttamente alla webcam. Più volte in questo video ti ho parlato di tracking. Il tracking è il tracciamento, cioè il modo con cui questa webcam ti aggancia il soggetto e si muove inseguendolo. Questa webcam ha addirittura 3 livelli di tracking, uno basato interamente sulla I, un altro basato sui gesti e un altro basato, come ti raccontavo prima, e questo secondo me è innovativissimo, basato sull'audio. Ok? Quindi hai 3 modi per far sì che questa webcam agganci il soggetto e lo segua quando si muove, quando parla, quando fa dei gesti
o di composizione del framing in base alla AI. E credo che questo sia veramente molto molto interessante. Mi fa piacere fare questo video su questa webcam, non solo perché i ragazzi di HubSpot me l'hanno regalata, ma perché credo che questa webcam sia davvero davvero innovativa. Ovviamente questa webcam, non te lo dovrei neanche dire, ma è compatibile con qualunque tipo di software possibile e immaginabile, quindi che tu abbia Elgato Stream Deck, Rodecaster Video, YOLObox, ma anche Zoom, Meet, eccetera eccetera, e anche la Nintendo Switch 2. Quindi se sei un player e giochi con la Nintendo Switch 2, questa webcam la puoi tranquillamente agganciare alla Nintendo Switch 2 e giocare tranquillamente. Prima di mostrarti il software, e ti anticipo una cosa, io sto registrando da software nativo HubSpot, che dal mio punto di vista è il miglior software di web nativo di webcam che abbia mai visto finora. Ne ho provate diverse, ma credo che il software di HubSpot abbia un livello di maturità e di funzionalità veramente altissimo livello. Ok, ti dicevo, questa webcam è una webcam PTZ, che vuol dire pan, tilt e zoom. Che vuol dire? Vuol dire che questa webcam può andare dall'alto verso il basso, destra, sinistra e zoomare in e out. Quindi è una webcam molto interessante e la HubSpot Tiny 3 è la più piccola webcam PTZ in 4K al mondo. Incredibile. In questo momento ti mostro il software di HubSpot, te lo faccio vedere, poi ripeto ci sarà un secondo video dove entriamo ancora di più nel dettaglio, perché sennò questo video durerebbe un sacco di tempo, ma le funzionalità sono veramente tantissime. Questo software si chiama HubSpot Center e la cosa bella di HubSpot è che questo software viene aggiornato frequentemente, così come il firmware delle varie webcam. Come puoi vedere puoi collegare, puoi configurare fino a 4 webcam e in questo momento io sto registrando perché una delle cose belle di questo software è che ti permette anche di registrare, quindi non devi usare software di terze parti, ma registri direttamente qui. Allora, qui siamo in console, quindi puoi scegliere la registrazione in high FPS, quindi a 120 come ti raccontavo prima, se deve essere slow motion, quindi se lo vuoi lento già nella registrazione o lo vuoi normare e rallentare nel tuo software. Dopodiché c'è human tracking, AI tracking, che può essere single o group mode, quindi lui può tracciare te soltanto come persona oppure un gruppo di persone, e questo è molto interessante se fai riunioni o altro. Lo zoom quindi può essere off, full body, quindi corpo intero, upper body la parte di sopra, close up quindi molto vicino, molto zoomato, headless senza testa o lower body la parte inferiore. Questo è il zone tracking, quindi un tracciamento a zone. Sound source assisted tracking è sempre per il tracking audio. Quando scegli di tracciare un oggetto puoi scegliere se tracciarlo in maniera normale o close up, quindi molto vicino. La velocità di tracking può essere lenta, può essere standard e può essere veloce. Quando entriamo nell'AI mode, come ti raccontavo prima, noi abbiamo il voice tracking, quindi lui ti traccia tramite la voce. Ti può tracciare tramite le mani, quindi il gesture, oppure desk mode per inquadrare quello che avviene sulla scrivania o whiteboard per la lavagna. Hai la possibilità di registrare 3 preset, quindi nel momento in cui tu decidi che quello è il preset giusto, te lo configuri e con un click te lo richiami, ed è molto interessante. Questo qui è un gimbal, quindi puoi muovere il joystick sopra, sotto, a destra e a sinistra e sotto zoomare, quindi puoi sia zoomare direttamente con questo cursore che hai 3 preimpostazioni: wide, medium e narrow. Questo per quanto riguarda la prima tab console. Nella seconda tab abbiamo image e quindi abbiamo l'HDR, abbiamo il focus che può essere automatico. In questo momento, come vedi, l'ho messo su autofocus perché, come ti ho raccontato prima, questa webcam ha un autofocus pazzesco, velocissimo, rapidissimo e precisissimo, quindi non ho bisogno di metterlo in manuale. E posso scegliere che cosa mettere a fuoco. In questo momento ho scelto face, la mia faccia, perché c'è una persona che parla. Se invece volevo inquadrare non una persona ma un oggetto o altro, avrei messo global. Interessantissima la parte dell'esposizione, perché puoi scegliere sia un'esposizione automatica, in questo momento tu vedi che non l'ho fatto, ma sto registrando a 1:60 perché in realtà sto registrando 4K a 30 fps, quindi ho messo lo shutter speed a 1:60. ISO o ISO a 400, molto interessante perché è un ISO o ISO molto basso, quindi già questa webcam introduce poco rumore. Abbassando così tanto l'ISO, grazie alle luci che ho, posso aggiungere a questa ripresa 0 rumore di fondo.
Interessantissimo la curva dell'esposizione, perché doppio clic ti vai a creare la curva di esposizione che ti interessa di più. Veramente molto interessante. Anti-flicker, 50 Hz, 60 Hz, se vedi degli sfarfallini nel video. White balance in questo momento l'ho messo su auto perché mi piace veramente tanto l'effetto che fa. Ho provato a impostarlo io con 5006 gradi Kelvin, ma su auto mi piace molto di più, è molto più fedele all'originale. Strano, però è così. E in basso abbiamo il contrasto, come vedi è a 50, la saturazione, ho messo un tono leggermente più saturo, quindi un po' più caldo. Sharpness l'ho lasciato su 50 e Hue ovviamente su 50. Dopodiché c'è More, e abbiamo device sleep, quindi possiamo anche sospendere la webcam. Abbiamo la possibilità di organizzare tutto il gesture control, quindi in base ai gesti che facciamo, vedi c'è la mano così per bloccare il target, quindi se io faccio così lui mi blocca e se mi muovo mi insegue. Zoom, se io faccio così lui fa zoom in e zoom out. Se faccio così dynamic zoom. Ok, quindi ci sono tutta una serie di impostazioni con le gesture. Voice control, perché abbiamo detto che anche l'inseguimento, la eye tracking basato sulla voce, quindi dobbiamo sapere in che lingua stiamo parlando, e per farti agganciare in questo caso possiamo dire eye tiny e lui ci blocca, ci aggancia. Possiamo dire sleep tiny oppure possiamo dire track me, quindi lui riconosce i comandi vocali e fa quello per cui è programmato, quindi è meraviglioso. Ci sono altri comandi, unlock me, zoom in closer, zoom in down far, insomma ci sono altri controlli. Dopodiché c'è l'audio, in questo momento built-in mic, quindi vuol dire che sta riprendendo dal suo microfono, anche se io sto usando un altro microfono in questo momento. Ti farò sentire poi l'audio di questa webcam in un successivo video dove andiamo a lavorare proprio sul software. Audio mode, in questo caso io ho scelto directional perché essendo da solo, ripeto, questa webcam non sta riprendendo l'audio in questo momento, ma essendo da solo volevo che l'audio fosse direzionale, che è quello che userò sempre. Microphone status during sleep, quindi quando la webcam dorme va in standby se il microfono deve essere attivo o meno. Qui possiamo disabilitare il microfono, qui c'è la switch 2 modalità, mirror image, eccetera eccetera eccetera. Lo status light perché questa webcam ha una luce, posso scegliere la luminosità della luce. Dopodiché ci sono, eccole qua, per esempio queste, ecco te la riporto qua, basate su blur, background, il ritocco del viso, quindi puoi andare a scegliere un sacco di cose, e i filtri. Io sinceramente, come vedi, non ne uso neanche uno perché non mi interessa, però nel caso tu lo voglia puoi tranquillamente utilizzarlo, ok? E qui puoi switchare tra la qualità la priorità della qualità dell'immagine o la smoothness, quindi non mi viene la parola, ma hai capito. Ok, benissimo. Questo è il software, un software meraviglioso. Ripeto, dal mio punto di vista, il miglior software di webcam mai provato finora. Credo che questo video sia durato tantissimo, ma non è colpa mia. Questa webcam ha così tante funzionalità che non potevo non parlartene. Ripeto, in un prossimo video che vedrai relativamente a breve termine, entreremo proprio nel dettaglio, ti farò vedere muovendo ogni singolo cursore che cosa accade, come l'ho regolata io, eccetera, 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 soprattutto relativamente all'audio. Ok? Nel frattempo, se tu hai dubbi, domande, curiosità, commenta questo video e io come al solito ti rispondo nel più breve tempo possibile. Grazie mille e noi ci vediamo prestissimo.